Tra gli antiossidanti che sono disponibili sia come integratori che nei cosmetici, c'è da fare un distinguo. Esistono antiossidanti che sono di natura prettamente organica, quindi parliamo di molecole che siano idrosolubili o liposolubili e che esplicano la loro azione, diciamo, con un rapporto 1 a 1 tra la molecola, tra il radicale libero e l'antiossidante. E poi esistono invece gli enzimi antiossidanti, sono quegli enzimi che riescono a esplicare la loro reazione catalitica disinnescando una serie di radicali liberi per ogni molecola di antiossidante che è presente nel sistema. Un grosso distinguo che va fatto è sicuramente tra gli antiossidanti che possono essere più o meno biodisponibili. Questa loro natura, a parità della stessa molecola, ci dà la possibilità di capire se un antiossidante è effettivamente un antiossidante efficiente che quindi verrà inserito, metabolizzato nel nostro sistema, oppure verrà scartato con uno scarsissimo assorbimento. La capacità, come dicevo, di un antiossidante di essere più o meno efficiente, sia che sia per un integratore, sia se è presente in un cosmetico, è dovuto proprio alla sua biodisponibilità, quindi alla sua, non solo alla stabilità del composto all'interno del formulato, ma anche alla sua capacità di essere metabolizzato all'interno del sistema o di essere assorbito sulla pelle per esplicare la sua azione. Spesso si trovano in commercio tutta una serie di prodotti che vantano delle proprietà antiossidanti, ma non viene fatto uno studio rigoroso su quelle che sono le capacità di questo prodotto di essere assorbito e di essere metabolizzato, e quindi la reale capacità dell'antiossidante. Tant'è vero che molti fanno riferimento a studi in vitro dove ci sono tutta una serie di test che vengono fatti per distinguere nella capacità di un antiossidante, ma spesso questi test poi, quando si va su sistemi in vivo, non sono così attendibili. E per questo è da sottolineare l'importanza di verificare la capacità di un prodotto di essere un antiossidante efficace in vivo piuttosto che in vitro. La superossido dismutasi, come già dicevo, è un enzima che si trova nel nostro sistema quasi in maniera ubiquitaria, quindi è presente non solo sui tessuti più esterni, che quindi hanno un impatto maggiore con quelli che possono essere gli stress ossidativi dovuti all'ambiente, come può essere smog piuttosto che l'esposizione ai raggi UV, ma anche all'interno dei nostri tessuti viene introdotta all'interno delle cellule soprattutto due tipi di questa superossido dismutasi, e questo sta a sottolineare la necessità di eliminare i radicali liberi che spesso si generano anche per semplice attività metabolica dell'organismo. Proprio perché è alla base uno dei processi dell'invecchiamento, la presenza di questa sodio in qualche modo rallenta questo processo di invecchiamento, oltre ad arginare tutta una serie di situazioni che possono poi sfociare nelle patologie, come possono essere infiammazioni croniche, piuttosto che patologie dovute a processi di iperproduzione di radicali liberi. Alcuni esempi di patologie che attualmente si stanno correlando anche non si capisce bene se la causa o l'effetto di queste patologie alla presenza di un grande accumulo di radicali liberi sono le malattie neurodegenerative, come possono essere Alzheimer o Parkinson. Quindi questo sta a sottolineare che enzimi come la SOD esplicano la loro funzione anche in tessuti molto complessi come può essere il tessuto cerebrale. Molti degli antiossidanti di cui abbiamo parlato, soprattutto quelli di natura organica, possono essere integrati attraverso la dieta da frutta e verdura. Tra gli alimenti che possono essere utilizzati per integrare gli antiossidanti nella dieta, sicuramente abbiamo frutti rossi, piuttosto che olio extravergine di oliva, piuttosto che alcuni tipi di verdure.
che possono essere ricchi o di vitamina E, vitamina C o di antociani e flavonoidi. Questo permette sicuramente di arginare quello che è il processo di invecchiamento o di produzione di radicali liberi, ma a volte non basta. L'integrazione attraverso appunto degli integratori che sono prettamente dedicati al reintegro di questi antiossidanti, che spesso non sono sufficienti rispetto a quelli che vengono normalmente sintetizzati e metabolizzati dal nostro corpo, devono essere integrati o attraverso questi integratori o localmente attraverso l'uso di creme cosmetiche dedicate soprattutto per zone che sono maggiormente esposte all'azione di fattori di stress ossidativo, come possono essere appunto la luce UV o lo smog. Creme cosmetiche dedicate o per il viso o per il contorno occhi o per le mani la fanno sicuramente da padrone laddove ci sono degli antiossidanti che, come abbiamo detto, devono essere biodisponibili e attivi all'interno della formulazione.